Si avvicina il momento del ritorno degli ottavi di Champions League. L'Inter è di scena a casa del Liverpool ad Anfield dopo aver subito un 0-2 nell'andata. Analizziamo alcuni aspetti tattici di quello che abbiamo visto nella gara a San Siro e proviamo in questo modo a immaginare questa magica sfida tra queste due squadre che ci hanno regalato momenti memorabili nella storia del calcio europeo e mondiale. Gara di andata abbiamo visto a San Siro un Inter che ha preso l'iniziativa, ha gestito la palla con pazienza ed è stato molto aggressivo sia nell'approccio che nella proposta nella fase di non possesso, applicando una solida strategia di marcature, un pressing alto per ostacolare e rallentare in questo modo la costruzione da dietro del Liverpool. Come previsto in alcune situazioni i Reds sono riusciti a uscire ad attaccare la difesa, ma la mentalità e l'attenzione dei ragazzi nero-azzurri è stata incommiabile. Infatti da diversi recuperi e da immediati ribaltamenti sono nate le migliori occasioni dell'Inter. Vediamo qui Martinez presa Fabinho e lo costringe a un passaggio impreciso, mentre i centrocampisti accorciano per giocare la seconda palla e fornire una nuova opportunità di attacco. Çalhanoğlu è stato il giocatore che non solo ha creato più situazioni da gol con i suoi passaggi, ma anche uno dei più attivi senza palla. Costantemente si abbassava per offrire alla squadra appoggi di qualità. L'approccio mentalmente positivo e la capacità di riconoscere in anticipo gli spazi adeguati lo hanno portato al recupero di ben 13 palloni che hanno dato alla squadra la possibilità di ripartire più alta. Le combinazioni multipli dei tre centrali difensivi al fine di attirare la pressione del Liverpool per poi creare vantaggi nella metà campo avversaria sarà una delle chiavi del match. Nell'andata l'Inter ha rotto la sua linea a 3 mettendosi a 4 con Skriniar di laterale destro quasi sempre, altre volte De Vrij occupava la linea mediana alla stessa altezza di Brozovic, mentre Skriniar e Bastoni occupavano le posizioni di centrali. Bastoni, con licenza di operare come se fosse un terzino, dopo una sequenza di passaggi a destra è stato un'arma non solo perché gli ha permesso di essere più protagonista con la palla, ma anche per come ha riposizionato l'area di influenza di Perisic, che poteva giocare uno contro uno, crossare in una zona in cui con il Liverpool si era quasi sempre in parità numerica. Le doti di Bastoni saranno quindi fondamentali per limitare Salah e contemporaneamente costringere uno dei giocatori più creativi dei Reds, Alexander-Arnold, a una gara più difensiva. Qui possiamo vedere nella heatmap di Ivan quanto alto ha giocato anche più degli attaccanti e i dati mostrano quanto è stato incisivo nelle soluzioni offensive, soluzioni che avrebbero potuto essere molto redditizie se non fosse stato per un fattore determinante. Virgil van Dijk, l'olandese, è stato il giocatore con più chiusure, più duelli vinti e più passaggi completati. Insieme allo scudiero Konaté hanno reso la vita difficile a un attacco nerazzurro che ha fatto fatica, dopo aver fatto uscire bene da dietro la palla, a trovare un successivo ed efficace avanzamento che gli permettesse più uno contro uno favorevole nella metà campo avversaria. Ha pesato qualche errore e una mancanza di alternative di qualità. Di fatto solo Vidal è stato il giocatore che ha creato difficoltà alla loro linea arretrata. Il cileno, oltre ad accompagnare nell'ultimo terzo di campo le punte, ha trovato anche ricezione palla al piede e uscite di qualità in spazi stretti. Se l'Inter sarà capace di eludere la pressione alta del Liverpool e arrivare con qualità sulle punte, accompagnando con i tempi giusti le azioni offensive, con dinamismo e lucidità nel rimanere compatti, riuscirà a fare male agli ingressi. C'è bisogno di tutti, il gruppo ci ha portato fin qui e col gruppo dobbiamo tentare l'impresa. Forza ragazzi, forza Inter!